Ciao, sono Giacomo Rossi e sono un cantante e vocal coach. Oggi vorrei andare ad ascoltare un nuovo artista che non ho mai analizzato qui sul canale, che è Tommy Johansson. È un chitarrista ma anche cantante polistrumentista svedese, è il chitarrista dei Sabaton, una band metal, però è diventato popolare su YouTube perché fa cover di qualsiasi tipo, di qualsiasi genere, è sempre però in chiave rock metal, ma qui ha coverizzato una canzone d'amore degli 883. È un brano che per noi italiani ha un significato iconico, spaziale, perché ha segnato le colonne sonore delle nostre generazioni, di varie generazioni. Max Pezzali è un idolo in Italia e il fatto che un musicista svedese, internazionale, come lui faccia una cover di questo tipo è bizzarro, è particolare. Però è anche veramente molto bravo. Io ho già visto questo video di sfuggita, me l'ha consigliato un allievo, però vorrei condividerlo con voi e analizzarlo anche dal punto di vista tecnico. Prima di iniziare vi chiedo per favore di lasciare un like e iscrivervi al canale se volete supportarmi, e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò. Ora ascolterò tutta l'esibizione senza mai interrompere, poi tornerò da capo e cercherò di darvi qualche dettaglio tecnico di analisi vocale e non solo. Andiamo a sentire. Vivaldi, Rhapsody! Alessandro Conti! E Max Pezzali! Se solo avessi le parole, te lo direi, anche se mi farebbe male. Oh. Se solo avessi le parole, te
Pazzesco. Ma è veramente bravissimo, è simpaticissimo, è super coinvolgente in tutto quello che ha fatto, è stato veramente bravo, è chiaramente un video anche un po' ironico, voglio dire, però ha riunito tutti gli appassionati sia di metal che di rock che di musica italiana, perché poi anche noi metallari, dentro di noi, siamo dei teneroni, siamo alla fine siamo dei nostalgici e dentro di noi, anche se non lo ammettiamo, noi abbiamo ascoltato e cantiamo le canzoni degli 883. Io vi dirò la verità e non mi vergogno a dirlo, il mio primo disco, il mio primo CD proprio fisico che ho comprato con i miei soldi, che ero piccolino, ero adolescente, è stato il disco di Max Pezzali e 883, il triplo disco, tutto Max, con la raccolta, la compilation, con tutte le canzoni degli 883. Mi piacevano da matti. Poi ho scoperto il rock, ho scoperto il metal, ho scoperto prima i Deep Purple, le Zeppelin, poi gli Iron Maiden, gli Halloween, e allora poi è nato l'amore viscerale anche per questi generi. Però dentro di me è rimasto anche quell'amore per la canzone italiana, ok? La canzone pop italiana, perché Max Pezzali ha inventato anche in qualche modo il pop moderno italiano, diciamo, degli ultimi decenni. Ecco, ha fatto scuola, ha fatto la storia in un certo modo. E quindi poi quando vediamo un video del genere, per quanto sia goliardico e ironico, alla fine non possiamo non cantare insieme a lui, ok? Comunque mi apprezzo moltissimo il fatto che abbia cantato tutta la canzone, ok? Perché molto spesso quando si fanno queste cover un po' riarrangiate, rivisitate, si fa magari un pezzettino, strofa, ritornello e poi tutti a casa. Invece qua è stato bravo perché l'ha fatta tutta, rispettando anche alcune variazioni e la struttura della canzone, modificando altre parti, chiaramente facendolo un po' a modo suo, però altri fraseggi invece li ha fatti molto fedeli all'originale, quindi è un'altra cosa che apprezzo molto. Adesso mi piacerebbe andare un attimo da capo e analizzare meglio alcuni dettagli. Vabbè, qua si vede all'inizio questo è un concerto evidentemente dei Sabaton, di cui lui è il chitarrista, appunto, in cui intona un pezzettino proprio di questa canzone degli 883. Evidentemente era stato talmente tanto apprezzato dai fan italiani, chiaramente, che poi ha deciso di fare la cover della versione completa, suonata e riarrangiata da lui. Andiamo avanti proprio dove inizia la canzone. Ok. Questo intro epico. Se solo avessi le parole, te lo direi, anche se mi farebbe male. Oh, se io sapessi cosa dire, io lo farei, lo sai. Ok, intanto bello questo intro, prima strumentale che richiama un po' quelle introduzioni dei brani power metal, epic metal, symphonic comunque, però poi quando inizia a cantare la sonorità è assolutamente anni 90, diciamo, no? Con questo pianoforte elettrico un po' effettato e la sua voce. Poi non te lo aspetti, ma dopo andiamo a vedere che poi parte la carica vera e propria metal a tutti gli effetti. È anche molto bravo a cantare in italiano, perché nonostante non sia la sua lingua madre, è comunque credibile. Chiaramente noi da italiani sentiamo che alcune storpiature ci sono, però è stato molto attento a pronunciare le parole del testo, insomma l'ha studiato bene, quindi c'è tanto lavoro dietro a questi video. Sembrano video, diciamo, semplici, ma in realtà non lo sono assolutamente. Anche i video ironici di questo tipo richiedono tantissimo lavoro, ma in generale gli youtuber, come sono anch'io, ma
qui dietro un video del genere c'è molto più lavoro rispetto ai video che faccio io, anche solo riarrangiando tutta la canzone. Lui suona tutti gli strumenti, poi ha mixato tutto quanto, ha dovuto appunto prima imparare il testo eccetera, poi si è fatto anche il video da solo, si vede che è un video casalingo, però è fatto molto bene, quindi è tutto un grandissimo lavoro che c'è dietro, e i numeri lo premiano perché ha fatto una cosa molto originale e l'ha fatta anche molto bene, e questo sicuramente va a suo favore. Vabbè, andiamo avanti. Potessi immaginare, dipingere il sogno di poterti amare. Oh, se io sapessi come fare, ti scriverei. Ecco. Ti scriverei una canzone d'amore per farmi ricordare. Una canzone d'amore per farti addormentare, che faccia uscire il calore, che non mi so spiegare. Una canzone d'amore solo per te, solo per te. Bella anche questa variazione, molto molto bella. Comunque, qua avete sentito, è partita la cassa della batteria e poi da lì in poi è tutta un crescendo di carica assolutamente metal. Questo è un pezzo che potremmo definire anche power metal, heavy power, un po' sinfonico perché ci sono tutte le orchestrazioni, però con sonorità anche molto pop, perché di fatto è una canzone pop. Il suo modo di cantare però è assolutamente heavy power, e lui è molto bravo a cantare. Ecco, arriviamo alla sua voce. Come canta Tommy Johansson? Canta veramente molto bene, pur essendo un chitarrista. Devo dire che lui è a tutti gli effetti anche cantante, performer, tecnicamente molto bravo, con questo vibrato molto marcato, molto regolare, e questa risonanza molto molto accentuata, enfatizzata, molto squillante, nonostante lui abbia un suono comunque molto abbastanza scuro, diciamo così, però è molto bravo a muoversi comunque in consonanza mista, quindi anche la parte iniziale non è di petto, è già in mix, è già in consonanza mista, e lui principalmente lavora in mix estremo, ok? In certi momenti si ammorbidisce un po' di più, ma di fatto è sempre in mix estremo, che è la tecnica che insegno anch'io, che non è solo una tecnica che si può applicare al metal, ma anche al rock, ma anche al pop. Per esempio Bruno Mars e altri diciamo cantanti che stanno su quei generi, quindi anche nel soul, nell'R&B, nel blues. Quindi quando si parla di voce piena in acuto, principalmente, diciamo così, molto spesso è mix estremo perché è estremamente tecnico e attiva le strutture sovraglottiche, soprattutto le false corde, per ottenere questo suono così pieno e potente. Comunque trovate le info qui sotto in descrizione. EMV Extreme Mix Voice. Qua tra l'altro è bravo perché si muove in due tipi di mix estremo diverso, sia Extreme Mix 1 sia Extreme Mix 2. Dopo vi spiego meglio qual è la differenza tra questi due modi di cantare, insomma. Quindi alla fine è sempre a massa leggera, ok? Le corde vocali sono sottili, ma il suono esce sempre pieno e potente su tutta l'estensione, e dopo fa anche delle note parecchio alte. Andiamo avanti. Okay. Per esempio questa nota qui, che nota è? Ok, è un Sol 4, pensavo fosse più alta, però è già una nota assolutamente che va gestita in consonanza mista, perché altrimenti diventerebbe spinta, ok? Nonostante il suono che ha sia molto caldo e quindi ti dà l'illusione che sia un suono di petto, non lo sta prendendo realmente di petto, lo sta tenendo qua. Solo per te! Non è per te! Non è questo, non è lirico, ok? Per te! È un suono in consonanza mista, ok? Sempre voce mista. Quindi poi questo suono gli permette poi di salire anche più in alto, ok? Perché è già in posizione per poterlo fare. Se l'avesse presa più di petto invece avrebbe avuto un'estensione molto più limitata e non avrebbe potuto fare quegli acuti così alti sempre in voce piena, ok? Andiamo avanti.
Yeah. Se un giorno io riuscì a entrare nei sogni tuoi, mi piacerebbe disegnare. Qua mi viene da ridere perché chiaramente ha storpiato alcune parole, invece di dire piacerebbe ha detto piacerebbe, e quindi vabbè sorridiamo, però vabbè non sto ridendo di lui assolutamente, però fa sorridere un po' che ci prova, ci ha messo tutto se stesso, si è impegnato al 100%, ha sbagliato solo un paio di parole, però è stato veramente molto molto credibile anche sulla pronuncia. Sulla lavagna del tuo cuore, i sogni miei. Ecco, per esempio qua inizia a salire con queste note altissime e qui è ancora più evidente questa attitudine da mix estremo. Vediamo che nota era. Ok, quindi fa un Re 5, una nota veramente alta e l'ha fatta sempre con un suono collegato. Questo è Extreme Mix 1, cioè che sembra sempre in M1, sembra sempre di petto, tra virgolette, ma non lo è assolutamente. La corda è sottile, sta vibrando in M2, perché è già ben oltre il suo passaggio di registro, essendo anche un uomo. Però il suono risulta pieno e collegato come se fosse sempre in M1, ok? Quindi è una simil voce piena, suona piena assolutamente, ma di fatto poi la corda è sottile, ok? Andiamo avanti. E se si potessero suonare l'incentivi e poi te li fare ascoltare. Se non sapessi come fare, ti scriverei una canzone d'amore per farmi ricordare. E poi mi piacciono moltissimo i cori che sta facendo, mi piacciono anche le variazioni che ha fatto in questa seconda strofa, e a un certo punto poi alcuni cori li ha fatti quasi più lirici per dare questo senso di epicità, ok? Quindi sta veramente lavorando su stili molto diversi tra loro, sia vocali che strumentistici, ok? Quindi veramente molto molto bravo. Una canzone d'amore per farti addormentare, che faccia uscire il calore, che non mi so spiegare. Una canzone d'amore solo per te, Poi è vero che è sicuramente in playback perché ha registrato la parte vocale separatamente dal video, però guardate com'è bravo anche a posizionare la lingua, no? Vedete che è parallela al palato, ok? E nelle parti più acute invece i bordi si sollevano e va a gestire il suono più trasversalmente. Questo è fondamentale quando si vuole appunto cantare su queste tonalità così acute senza far sentire lo stacco. La posizione della lingua è importante, poi non è solo quello, chiaramente, è tutto un insieme di fattori che devono equilibrarsi in qualche modo, però è bello vedere anche proprio la fotografia di come tiene la bocca, quindi zigomi leggermente sollevati, denti leggermente scoperti, finché è su queste note medie, diciamo così, e la lingua parallela al palato. Quando sale, apre di più, solleva ancora di più gli zigomi e la lingua si solleva sui bordi. Dopo lo vediamo magari in alcuni punti. Andiamo avanti. solo per te. Se io avessi le parole, le potessi immaginare, fosse facile spiegare, si riuscissero a suonare. Se potessi raccontare, se sapessi come amare, se sapessi cosa dire, allora ti scriverei una canzone d'amore. Qua ha fatto anche una nota altissima. Ok, ha fatto un Sol 5, l'ha preso così, diciamo, con un guizzo, però era molto molto squillante e tutta questa parte era molto molto acuta e ha mantenuto sempre la posizione senza mai perderla, quindi sempre voce piena, sempre mix estremo. Questo è Extreme Mix 1, forse l'ultima nota invece era
un pochino più verso l'Extreme Mix 2. Dopo, quando fa alcuni acuti in cui insiste su queste note, su questi sovracuti, lì è sicuramente in Extreme Mix 2 e ve lo faccio sentire dopo quando ci arriviamo. Per farmi ricordare una canzone d'amore, per farmi addormentare, per farti uscire il calore, che non ti so spiegare. Una canzone d'amore, solo per te. Una canzone d'amore, per farmi ricordare. Una canzone d'amore, per farmi addormentare, per farti uscire il calore. Ho apprezzato che abbia mantenuto questa variazione della canzone originale qui alla fine del ritornello, del secondo ritornello, diciamo, finale. È stato fedele qua alla canzone originale, bravo. Che non ti so spiegare. Una canzone d'amore, solo per te. E qua per esempio si vede, no, la posizione della lingua che leggermente fa come un arco, no? Si solleva sui bordi e crea una piccola conca nel mezzo, e vedete come apre molto di più e solleva gli zigomi, scoprendo molto di più i denti rispetto a prima. Qui Extreme Mix 2, quindi è un simil falsetto testa. È un falsetto però appunto sempre in mix estremo, quindi ci sono sempre false corde attive che portano comunque a un suono molto più pieno e squillante rispetto a un falsetto puro, che sarebbe molto più debole e privo di armonici, ok? Ed è molto bravo anche a gestire queste note molto alte. Vediamo che note ha fatto. Ok, vediamo. È sempre quel sol di prima. Però si sente proprio la presenza delle false corde, cioè non è questo, è questo, ok? Quindi è un suono molto più pieno e squillante che non richiede poi tutto quel lavoro fisico magari rispetto all'Extreme X1 che abbiamo sentito prima. Però comunque richiede un certo atletismo per poterlo fare, insomma. Io per esempio che canto in una band power metal, come potete vedere, gli Embrace of Souls, e canto anche in un tributo di Purple, sono abbastanza abituato a fare queste note, però insomma per un principiante non è così semplice, e lui è uno che invece è un professionista anche della voce, si sente che è molto molto allenato su questi aspetti, quindi anche tecnicamente molto molto preparato. Veramente molto bravo, chitarristicamente non avevo dubbi, perché comunque è un chitarrista ma è veramente pazzesco, molto virtuoso, ha fatto anche questi assoli finali veramente bellissimi, e anche però pianisticamente vedo che doppia la stessa melodia della chitarra, la fa anche con la tastiera e la suona lui, quindi veramente un musicista a tutti gli effetti, veramente molto molto bravo. Mi fermo qua, mi è piaciuta moltissimo, magari farò altre reaction su di lui. Fatemi sapere nei commenti quale potrebbe essere la prossima. Bene, grazie per aver visto questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se volete supportarmi, e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò. Lasciatemi nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!